Buongiorno amici del canale! Ciao! Allora, oggi siamo nel nostro ufficio di Castellamonte, nuovo, sede nuova, la sede del capo. Sai che noi siamo state lasciate di là e lui è venuto nella sede nuova, di qua. Veramente siamo a 200 metri, però sembriamo lontanissimi. Da quanto c'è questo ufficio? Un annetto. Però noi lo usiamo poco perché appunto siamo di là e questa parete è un anno che aspetta di essere colorata. In realtà è il classico muro in cartongesso perché qua è stato diviso, era molto grande. Questa è una parte di vecchia fornace antica in cui là addirittura c'è il forno delle ceramiche e essendo molto grande mi hanno dovuto recuperare un androne. E abbiamo detto, beh, allora è il momento giusto per fare un tutorial e far capire a casa come si colora un cartongesso nuovo. È stato addirittura stuccato con uno stucco ruvido perché io voglio che sia piacevole come le altre pareti che sono originali e sono ruvide, quindi è stato stuccato con uno stucco ruvido e voglio darvi la possibilità di capire come colorare con Magic Wall una parete del genere, quindi senza mettere fondi primer, perché mi dite sempre Elisa, il decoratore da cui vado di solito mi dice che è fondamentale mettere un fondo, Elisa, il colorificio dove vado di solito mi dice sempre che senza fondo non tiene. Ecco, se usate Magic Wall non dovete ascoltare ovviamente quello che dicono le linee guida delle altre aziende perché sono differenti, ogni prodotto ha la sua linea guida e giustamente se utilizzate, vi avvalete dell'aiuto di un decoratore che è solito usare altri prodotti, dovete far sì che lui utilizzi le nostre linee guida, quindi i prodotti per come noi vi insegniamo. È fondamentale, questo è un prodotto innovativo, è un prodotto nostro Magic Paint, non esiste nessun'altra azienda perché mi hanno detto anche che è una vernice come tutte le altre, semplicemente marchiata con un altro nome, non è così. Magic Wall non esiste in altri formati, in altri colori, in altri nomi, è una nostra speciale creazione e quindi dovete seguire attentamente le nostre linee guida. Ma c'è una sorpresa, sì, perché noi siamo questa mattina le decoratrici, le bianchine. Le bianchine. E diamo la base, il fondo, il colore neutro che poi sarà la tavolozza per la decorazione di Alessandra che sta per arrivare. Sì. Però l'ho fatta scomodare un po' dopo, arriva per pranzo. Prepariamogli la base. Iniziamo. Su questo muro si deve usare un pennello morbido, Tozzo, sì. tozzo. Un pennello che abbia una bella setola lunga. Per questo motivo vi sconsiglio le altre due pennellesse Magic Wall, quindi la Demone e la Carla, ma usate il Merlino. È un pennello che ha la setola un pellettino più lunga. Lui è già stato usato un po' di volte, addirittura con il blu, col marrone, quindi l'avete un po' usato, però morbido, perché noi li teniamo bene i pennelli. Quindi ricordatevi, più la setola è lunga e meno si fa fatica quando si va nel bucciato. Ora, io so che tanti di voi utilizzano il rullo in spugna Magic Wall non è adatto per pareti ruvide. Alcuni di voi invece mi dicono, ma io uso il rullo con il peletto, il micio, lo chiama Alessandra. Ecco, il rullo a peletto a parer mio con Magic Wall non dà il 100%, ma se volete provare, provate, non è Elisa che vi può dire di non farlo. Chiaro è che per me la pennellata, fatta bene, o in questo caso materica, come la daremo oggi, un po' raffazzonata, è un valore aggiunto. Quindi guardate bene cosa facciamo noi, e copiate al 100% perché vi assicuro che se volete fare una paretina come questa qua in un'oretta la fate. Allora, pennello molto tozzo con all'interno un buon serbatoio che cattura tanto colore, giro in modo che lo riempio per bene, accarezzo i bordi quindi non vado a schiacciarlo e trattengo il più possibile il colore all'interno. Vedete che l'interno è pieno di colore, questo è il trucco per non appesantire il polso, non fare fatica e colorare bene tanto senza segni. Se lo strizzate è un pasticcio, ok? Ora vado qua e guardate come copro bene già solo con una passata, quindi cartongesso, rasatela bene meglio perché non è che si sono già impegnati, vi dico dire la verità, guardate qua la divisione, vabbè, passata con uno stucco ruvido, copertura totale in una mano, nessun fondo. Dovete capire che questo è l'ABC, quando si usa Magic Wall su superfici come questa, l'ultima cosa che voi dovete fare è passare il fondo, perché il fondo non fa respirare e sì, lì potrebbero crearsi
bolle di umidità nelle pareti, addirittura delle persone che hanno messo dei fondi e poi si sono ritrovate dopo un mese il cambio termico ad avere la bolla da bucare perché c'era l'acqua dell'umido di risalita, c'erano cose tremende, ok? Quindi occhio sotto Magic Wall, mai fondi di altri brand. Mi aiuti? Sì. Allora, guardate come copre, mi raccomando, una mano data bene, vedete io non ho tirato troppo. Nel momento in cui il serbatoio del pennello è scarico, basta, non si deve appesantire, perché se voi tirate, giustamente, poi sarete costretti a dare 2 mani e lì sì che c'è un vero spreco di soldi. Se invece io sono morbida nella stesura e non tiro troppo, con una passata copro. Un'altra cosa, guardate, io non sono andata qui, io sono andata vicino a dove avevo già la mia chiazza di colore, perché è questo l'importante, non creare chiazze continuando in modo omogeneo. Sono partita di qui, pian pianino vado avanti. Quando vado vicino al mattone faccio attenzione a non sporcare il mattone, perché qua in questo caso oggi è un pochettino più difficile mascherare, quindi mi raccomando, o prendete il pennello architetto e fate i bordi con il pennello architetto, oppure fate un pochettino più di attenzione. Io ovviamente qua non ho un muro drittissimo e liscissimo, è uno stabile vecchio, quindi ci sta tranquillamente che io vada con la pennellessa, ma se voi avete un muro molto preciso, dritto, potete tranquillamente utilizzare il pennello architetto che è leggermente tagliato ed è precisissimo per le angolazioni. Eccoci qui, Ale! Allora, a parte la carrambata. Ciao a tutti, bentornati. Se non l'avete mai vista, lei è Alessandra Elia, è una bravissima professionista. Che cosa hai studiato? Non diciamolo, ho fatto Dai. liceo scientifico, non diciamolo. Poi, dai. beh, io ho fatto l'alberghiere. Però poi ho studiato conservazione dei beni culturali, mi sono poi ripresa in una seconda fase. Detto questo, l'arte la impari e la metti da parte, quindi questo tutorial, come tutti gli altri tutorial con Alessandra, teneteveli bene da conto, si dice in piemontese, Stretti. da conto, perché sono molto utili. Lei è una bravissima decoratrice, oltretutto, e qua da noi oggi è venuta per dare un tocco speciale a questa parete, su cui io e Emma abbiamo già steso una sola mano di Magic Wall colore Julia's Grey, un grigio molto bello che io adoro. Che dici, una mano sola va bene Sì, su carton sufficiente. gesso senza fondo? Assolutamente sì. Va Allora, benissimo. senti, noi adesso partiamo con una base un po' materica. Sì. Mi hai detto più o meno quello che volevi fare, ma non lo so ancora bene cosa combini. In realtà non so neanche io cosa fare, perché voi dovete sapere che Elisa fa così, ti dice quello che vuole, ma te lo dice solo a metà e ti dice voglio una cosa, qua mi ha detto vorrei fare una cosa antica però un po' contemporanea, e capirete anche voi che non è così facile. Perché il quindi- segreto per avere gli artisti, diciamo, liberi, sereni di lavorare è non dire niente di quello che devono fare, quindi lasciarli realizzare in serenità. Sì. Devi solamente far stare bene questa cosa qua dentro. Vabbè, andiamo Sì. avanti. Allora, iniziamo mettendo su questo vassoio, salviamo i fondi, perché Sì, sono materie cream assolutamente. aperte. Sì. Una base creata con della materia cream del colore per andare a creare una struttura come? Andiamo a creare a dare un po' di matericità a questa parete, non discostandoci troppo dal colore di base, quindi utilizzeremo la Materic Cream con un pochino di Julia's Grey dentro, che è il colore che abbiamo già dato qui, in modo da creare un grigio chiaro, un tono su tono. Questo perché, giustamente, Elisa mi chiedeva una parete contemporanea, quindi rimanendo sui toni del grigio sicuramente daremo un accento più moderno. Se voi a casa volete invece provare a fare lo stesso lavoro ottenendo un effetto più antichizzato, vi consiglio magari di utilizzare un Delice o un Rocher con un vintage. L'accostamento di colori determina molto la contemporaneità Vedi o che meno. si può fare una cosa contemporanea con uno stile classico? Ma certo Vedi che si può. Allora, bando alle ciance, tu prendi i fondini, dimmi quanta ne vuoi. Ma a sentimento, ormai sappiamo che qua non esiste
una dose, Tanto per no? una parete intera diciamo che useremo sicuramente questo barattolo più questi 2 fondini che abbiamo, è proprio poco, Sì. Però per farvi capire che serve tutto e non si butta mai via nulla. Attenzione a una cosa, mettendo la Magic Wall dentro la Materic Cream, ovviamente un pochettino si andrà a rendere il composto leggermente più liquido di poco. Sì. Ma una cosa molto bella è che avendo appunto dentro la Magic Wall della resina, ve la va sicuramente a rendere anche più resistente, si asciuga meno in fretta, perché allunga leggermente i tempi di asciugatura, anche perché la Materic Cream asciuga molto molto in fretta, vero? Certo. Quindi voilà. Se a casa non vi dovesse bastare la dose iniziale che fate, non è un problema, la potete rifare. Se non viene esattamente uguale per questo tipo di lavoro, non è un problema, perché ha senso che un muro antico non sia esattamente dello Brava. stesso colore in tutti i punti. Hai fatto bene a specificare, perché Noi andiamo l'antico un è po' a così. occhio. Esatto, io sono un po' tirchia e pulisco i barattoli, lecco i barattoli, Brava, brava. Tu vai avanti con la ricetta. Allora mettiamo un pochino di Julia's Grey, giusto per non fare una parete materica completamente bianca, stonerebbe. Brava. Incominciamo così e poi vediamo man mano se aggiungere ancora o no. Ok. Che cosa prendi? Una spatola, giusto Sì. per lavorare? Oh. Prendo una spatola e incomincio a mescolare. Noi stiamo utilizzando un vassoio vecchio, può andare bene una vaschetta, un piatto di plastica, Sì, esatto. qualsiasi cosa di recupero. Beh, la tonalità è molto molto contemporanea. Sì, mi piace. Senti, diciamo ancora che asciugandosi un po' si schiarisce. Sì, E che invece il muro ha il colore definitivo, quindi si può già capire più o meno il tono più chiaro rispetto al muro, però ricordate sempre che nel momento in cui asciuga sicuramente tende a schiarire leggermente, perché la Materic Cream appunto essendo bianca prende la rivalsa, ok? Sì. Allora partiamo? Che cosa Partiamo. usiamo per spatolarla sul muro? utilizziamo una spatola per rifinire le superfici che ci aiuterà a fare questo lavoro. Quindi prendiamo lo stucco, lo mettiamo sulla spatola e incominciamo a fare questo lavoro. Lo stendiamo in maniera disomogenea, lasciamo intravedere delle parti e andiamo proprio a tirarla fino a consumare lo stucco in questa maniera. Vedete che si arriva ad un punto dove non c'è più abbastanza stucco sulla spatola e quindi crea già da solo questa texture che è molto interessante. Dovremo riempire di più alcune zone, altre invece sarà bello lasciarle così in maniera molto frammentaria. Riprendiamo. Ci raccordiamo. Ricordatevi che finché lo stucco è bagnato è lavorabile, se quindi volete anche tirarlo un po' di più, ricordatevi che appunto potete fare questo lavoro finché non si asciuga. Brava, infatti vedo che li stiamo collegando. Secondo me un po' il trucco è non far vedere dove finisce, ma vedere una cosa omogenea. Sì, giusto? e poi un altro trucco è, almeno è una scelta mia personale, però non mi piace che si veda la spatolata netta, quindi se Esatto. viene fuori come è venuta fuori a me non c'è nessun problema, prendiamo un altro po' di stucco, non partiamo di qua, perché se io partissi di qua andrei subito a riempire una zona che è già piena, faccio invece questo lavoro, parto di qua e vado a chiudere su una zona che prima era già piena, in questo modo creo una rottura e non si vede più il segno netto che c'era prima. Bellissimo. Ti faccio lavorare, Ale, ti lascio tranquilla. Assolutamente.
Quando facciamo questo tipo di lavoro dobbiamo avere in mente già un pochino il risultato finale, quindi pensiamo di sì riempire alcune zone, ma altre lasciarle volutamente aperte, si dice in termine tecnico, anche perché il materico non è l'ultimo passaggio del nostro lavoro, è una base su cui andremo a lavorare, quindi è giusto lasciare delle zone più aperte e delle zone più chiuse. Proseguo e continuo su tutta la parete. La parete non è ancora completamente asciutta e sfruttiamo questo a nostro vantaggio. Andiamo a creare due colori che andranno in questo modo a miscelarsi bene con la parete sottostante. Mi aiuti tu? Ti aiuto. Prepariamo due colori a contrasto perché, dicevamo prima, dobbiamo creare comunque un effetto sì antichizzato però dal sapore contemporaneo. Quindi sfruttiamo la teoria del colore e utilizziamo due colori complementari tra di loro. In questo caso utilizziamo il Lucky Forest e il Madame. Andiamo leggermente a schiarirli sempre con il Julia's Grey, così creiamo una nuance che non vada a discostarsi troppo dalla parete che abbiamo sotto. Allora, Abbiamo due vaschette. parto col verde. Vai. Dimmi basta. Ma cominciamo così. Ok. E un po' di Julia's Grey Sì, in prendo entrambe. il cucchiaio. Io intanto lo giro un po' così si mescola bene. Sì. Dimmi quanto. Proviamo così. Iniziamo. Mhm. Quanto ci sarà? 80 grammi di colore con 2 cucchiai di grigio? Sì, più o meno sì. Il verde direi che va benissimo. Il Madame, come lo vedi? Aggiungerei ancora un pochino di... Più chiaro? Sì, un pelino. Ok. I colori sono pronti, non ci rimane altro che partire con il nostro stencil. Questo si chiama Damasco elegante. Damasco elegante, è uno stencil che noi andremo ad utilizzare bicolore, non andremo a farlo su tutta la parete perché dobbiamo comunque dare questo aspetto usurato, quindi fare tutta la parete per poi andare a carteggiarla è un lavoro inutile, tanto vale limitarci solamente ad alcune zone. Io in alcuni punti ho già mascherato alcuni elementi decorativi che in questo caso non servono, volevo creare un motivo un po' più leggero, quindi anche voi potete modificare un pochino il vostro stencil a discrezione. Partiamo? Sì. Allora, ma possiamo anche solo tenerlo senza Vabbè, un mettere il pezzettino te lo nastro, metto, come tanto vuoi non dà tu. fastidio. Rullo di spugna asciutto, non vado a bagnarlo prima perché voglio creare un effetto molto scarico. Quindi prendo poco colore e vado a scaricare bene sulla vaschetta. Vado anche a dare poca pressione perché non voglio un effetto omogeneo dappertutto. Voglio che il mio damasco si veda e non si veda. Ok. Spostiamo di qua? Sì. Vedete che rimane molto leggero? Vado a sovrapporre il gigliettino, se possiamo chiamarlo così, e andiamo avanti. Guardate cosa faccio adesso. Il rullo è quello scarico di prima, non ho più preso colore, vado un pochino ancora a utilizzare quello che ho
E poi voglio creare un raccordo con questo. Sarebbe troppo scontato fare questo motivo decorativo Madame e questo Lucky Forest. Facendo in questo modo, dove andiamo leggermente a sporcare la base con il Lucky Forest, che è il colore che abbiamo usato prima, e poi andando con l'altro rullo sempre asciutto, prendo un pochino di colore, scarico molto il rullo, vado qui, vado sopra al Lucky Forest che ho fatto prima, sempre in maniera molto sfrangiata, e vado a creare una mescolanza tra i due colori. Vedete come si fondono bene insieme? E faccio tutto in un unico passaggio, non riposiziono la mascherina per 2 volte. Proseguiamo dall'altra parte. Proseguo con il rullo ancora carico del colore di prima. E do anche una leggera nuance di verde. Adesso io e Emma proseguiremo con questo lavoro solamente in alcune zone, altre le lasceremo completamente scabre. Fare su sto muro adesso? Guarda, mentre sta asciugando vorrei fare una velatura di colore, facendo un mix tra vintage e Julia's Grey. Più vintage o più Julia's Grey? 50 e 50, a occhio, dai. Qui ovviamente ne sto approfittando, ci sono tutti i colori a disposizione, li utilizzo. Voi a casa potete prendere anche solo i barattolini da 125 ml. Brava! Io questa latta qua... Basta, è sufficiente. Questa latta qua stasera me la coccolo, tolgo lo scotch che ho messo sul bordo per non sporcarlo e me la chiudo e la userò per un sacco di altri progetti, perché in realtà era una latta da 2,5 litri che era già aperta e come vedi l'ho usata per un sacco di cose. Allora ascoltami, vintage mi hai detto più o meno 50-50. Sì. Però andiamo a tentativi. 1 cucchiaio. Cominciamo così. Brava, 2 cucchiai. E poi aggiungiamo un po' d'acqua perché abbiamo detto che deve essere una velatura. Ti piace Alessandra? Mi piace. Tutto anche questo la casino per creare il tortorello. Hai visto? Questo per dire che i nostri colori stanno veramente particolari, perché tu li unisci e a tua volta vai a formarne altri già esistenti, anzi anche un qualcosa di taffettati, devo dire la verità, però l'abbiamo costruito appunto unendo 2 colori che abbiamo già aperto. Sì. Bellissimo. Allora senti, è abbastanza denso o per tuo gusto vorresti mettere ancora acqua? Cominciamo così. Sicura? Sì. Ok, allora ci servirà una pennellessa, mi hai detto. Io ti propongo la margherita. Mi piace. Larghezza 150, Sì. è la più larga che abbiamo, l'altra da 120. Quindi facci vedere come la usi Ok. e fammi vedere cosa combini. Va bene. Allora Ale, ti piace la densità? Perfetta. L'abbiamo resa bella fluida in modo che non copra troppo ovviamente lo stencil che hai fatto stamattina. Sì, perché Magic Wall è veramente super coprente. Brava. Senti, allora facciamo così, visto che tu devi decidere quale sia la giusta velatura, Sì.
Lei si tiene vicino un secchio con un po' di acqua, un panno ben strizzato però umido. Sì. Se volete anche un vaporizzatore, perché dipende molto dalla parete che avete e da quanto fa caldo. Certo. E quindi decidete voi. Io vado e tu dimmi se ti va bene quello che combino. Sì, lavoriamo sempre in maniera localizzata, non andiamo a dare la velatura su tutto il muro poi a spugnarla. Brava. Pezzo per pezzo, facciamo un pezzettino Piccole così campinature. e poi senza aspettare che asciughi andiamo con il panno un po' a togliere ma un po' anche ad allargare la nostra macchia di colore. Ricordate anche che lei sta mettendo un lavaggio Magic Wall su una base Magic Wall, quindi chiaro che è un po' più sdrucciolevole, giusto? Sì. Se noi avessimo fatto questo lavaggio Magic Wall su una parete che era magari a calce o a un'altra pittura, magari beveva di più, Certo. vero? Quindi era il caso di magari di diluire ancora di più. La cosa interessante, e potete vederlo mentre è ancora bagnato, è che ha un assorbimento diverso sulla wall e dove invece abbiamo messo lo stucco insieme alla wall. Perché abbiamo fatto questo passaggio prima? Perché era importante creare poi questo effetto dopo con la velatura. Se noi avessimo lavorato solamente con una parete fatta con la wall, non avremmo avuto questa differenza di Cromatica, certo, Sì, di sì, assorbimento. cromatica e di assorbimento, certo. Qua l'ho fatto, si vede, là ha già sportato. Esatto, Guardate vedete che bello nei punti in cui c'è questa matericità e in cui magari è più liscio. È molto particolare questo punto. Anche qua si nota molto bene, dove lei ha già tolto, vedete come diventa più leggero, ma la matericità più che altro è bellissima perché in alcuni punti si vede appunto questa buccia che in altri punti è più liscia non c'è. E il fatto di lavorare comunque a piccole zone ci permette di raccordarci senza lasciare asciugare, senza che si vedano le giunture. Esatto, e se lo straccio è troppo pieno di Lo risciacquiamo. pittura si sciacqua nel secchio che abbiamo preparato vicino. Sì. Non aspettate l'ultimo, far sto secchio che poi vi dimenticate. La velatura è terminata ed è praticamente asciutta. Adesso aggiungiamo finalmente qualcosa di personalizzato, qualche dettaglio che rende la nostra parete davvero unica. Non che così non vada bene, si intenda, va benissimo così, però se veramente vogliamo dargli quel tocco personalizzato dobbiamo aggiungere qualcosina. Io ho già preparato 2 colori, Vintage e Clear Sand, li ho solamente leggermente diluiti per far scorrere meglio il pennello. Adesso vi faccio vedere cosa combino. Mettiamo qualche tocco di luce nella parte in alto a destra del nostro dipinto. Abbiamo già fatto altri tutorial dove abbiamo spiegato bene la teoria delle luci e delle ombre, potete andare a vederli nel dettaglio. In questo caso faremo un lavoro del genere. Mettiamo le luci nella parte alta a destra, possiamo anche non farlo dappertutto, anche perché abbiamo fatto uno stencil abbastanza sgranato e quindi non necessariamente dobbiamo andare a mettere le luci in tutti i punti. Questo lavoro sicuramente va ad arricchire il nostro stencil e a renderlo meno anonimo. Vado a lavorare sia sulla parte che avevo fatto verde che sulla parte che avevo fatto rosa indistintamente. Vedete come cambia già con pochi tocchi di colore? Voilà, dopo aver fatto questa operazione passo adesso al secondo colore che è il Vintage e con questo farò non un'ombra propria, ovvero l'ombra dello stencil, ma un'ombra portata, cioè l'ombra che il mio soggetto proietta sul fondo su cui poggia. Starò sempre a sinistra, perché ovviamente se ho le luci a destra non potrò mai avere le ombre a destra, le ombre saranno sempre sulla sinistra e vado a fare questo lavoro. Vedete che io mi appoggio sull'altro braccio? Questo perché dopo un po' il polso si stanca, quindi soprattutto se siete all'inizio, per far sì che il lavoro sia più leggero e anche la mano sia più ferma, potete appoggiarvi sull'altro polso. Questo lavoro aiuta sicuramente a dare tridimensionalità al nostro disegno, ma a renderlo anche personalizzato, perché ovviamente ognuno di noi ha una mano e una manualità diversa, quindi sicuramente facendo questo lavoro non sarà più un lavoro in serie, ma sarà un lavoro sicuramente unico.
Ho completato il ritocco pittorico, adesso andiamo ad aggiungere un ultimo tocco che veramente renderà questa parete antichizzata. Carta vetro fine, la spugnetta abrasiva, vado a lavorare in questo modo. Vado a rovinare sia la parte murale che la parte decorativa. E vado a fare questo sia dove c'è la pittura che dove non c'è. In alcuni punti vado a premere di più con la mano in modo da creare più usura. In altre mi tengo più leggera in modo da avere solo una leggera abrasione. Il risultato finale non dovrà essere omogeneo dappertutto. Questo ci aiuterà a rendere l'effetto ancora più realistico. Il consiglio che posso darvi ogni tanto è di allontanarvi dalla parete per guardare l'effetto finale. Adesso anch'io mi allontano, la guardo e poi riprendo. Anche questo restyling è finito. Sai che io ho due frasi che dico sempre: buongiorno amici del canale, anche questo restyling è finito. Oggi non c'è da arredare perché è già arredato. È una parete che fa tutto da sola. È molto bella, dal vivo spero che si percepisca anche in video, perché dal vivo è veramente bellissima, ma sono sicura che adesso Franco si avvicinerà con la telecamera e farà vedere tutti i dettagli che sono usciti fuori alla fine quando hai carteggiato. Sì. Vero? Sì, la carteggiatura ha tirato proprio fuori La matericità che abbiamo creato inizialmente. Mi piace molto, sono contenta che hai fatto vedere anche come usare diversi strumenti tipo la spatola per stendere comunque lo stucco inizialmente, per renderlo materico, e come hai creato comunque questa parete in quanto 2 ore? 2 orette, sì, tra tutto. Un paio d'ore, sì. Quindi un lavoro che secondo me possono farsi tranquillamente il sabato pomeriggio, quando piove, sono in casa che si annoiano. È il lavoretto perfetto. Non è particolarmente difficile, ma dovete rispettare un po' di linee guida. Ricordate sempre che abbiamo già fatto un tutorial, anzi forse anche più di uno, per insegnare bene come creare le luci e le ombre. Sicuramente a fine video troverete il link anche agli altri 2 video per andare a cercarveli e riguardarveli bene. Con Alessandro ci sarà una categoria sul nostro canale YouTube dove ci sarà racchiusa tutta la sua collezione di tutorial con noi, in modo che voi non perdiate neanche un tutorial. Ok? Perfetto. Se volete imparare la sua arte dal vivo, però dovete fare un po' di sacrifici e andare da un rivenditore. Un sacrificio bruttissimo dove si mangia, si ride, si scherza e si impara. Vero o no? E ci si diverte. E ci si diverte. Quindi mi raccomando, cercate Alessandra dai rivenditori Magic Paint, dove potete fare comunque uno dei suoi corsi che sono più gestuali, come le foglie, luci e ombre, i marmi, Lo spolvero. un sacco di corsi. Un sacco di corsi. Quindi cercatela. Ma dove vi cercano? Mi possono trovare sulla pagina Instagram e Facebook. E Facebook? Alessandra Elia Terra d'Ombra. E ti possono trovare sul mio gruppo I Love Magic Paint, dove lì ci sono tutti i rivenditori italiani che pubblicano le locandine con i suoi corsi. Se magari non trovate subito il corso più vicino, fate un post sul gruppo, la taggate Alessandra Elia Terra d'Ombra. Dov'è che ti devo cercare? Come faccio a sapere se vieni vicino a casa mia? Andate sul sito www.magicpaint.it nella sezione rivenditori. Sono tutti divisi per regione e per provincia, quindi non vi potete sbagliare. Siamo bravi, Bravissimi. Al prossimo restyling. Ciao ciao! Ciao!